Se nell'area di lavoro vado ad inserire una serie di punti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, vado a inserire un componente point, seleziono tutti i punti con tasto destro set multiple point, io catturo all'interno di questo componente tutti questi punti. Infatti vedete che diventano di colore verde. Se io volessi associare un numero ad ognuno di questi punti, andrei a inserire un componente che si chiama point list, che vado a collegare a questo elemento. Adesso in corrispondenza di ogni punto è comparso un numero, però noi non lo vediamo perché il numero è talmente piccolo che non si riesce a vedere. Se inserisco un number slider di valore 1 e nelle sue proprietà gli dico di diventare un numero reale, quindi impostabile tramite la virgola, posso andare a definire quella che è la dimensione del testo legato al puntino. Se inserisco da parametro un panel e collego questa serie di punti a questo panel, quello che vediamo qui dentro è una lista. Quindi una lista sarebbe un componente che contiene all'interno più dati. Nella sezione set list abbiamo tutta una serie di componenti che servono a gestire questa lista. La gestione della lista a che cosa serve? Serve a raccogliere alcuni di questi punti, diciamo lasciando gli altri deselezionati, perché in questo momento se io clicco sul componente punto si selezionano tutti. Avendo la possibilità di selezionare solo alcuni di loro, io potrei creare delle forme più particolari. Cioè, se io ad esempio in Rhino volessi creare una trave reticolare che ha un intreccio tipo in questa maniera, a me in Rhino mi basta semplicemente creare una linea che passa attraverso i punti che voglio. Per riuscirlo a fare in Grasshopper, quindi per dire a Grasshopper traccia una linea da 0 a 8 o da 1 a 9, io devo riuscire a isolare soltanto quei punti e a questo servono le liste, quindi servono a isolare alcuni punti secondo dei criteri. Qui dentro ci sono vari componenti perché ognuno di loro utilizza un suo criterio particolare per estrarre dei punti. Vediamo quali sono i principali componenti legati alle liste. Il primo componente, forse il più utilizzato, è il componente list item. Questo componente permette di estrarre uno solo dei punti, uno o più punti contenuti all'interno di questa lista. Se collego gli interi punti a questo elemento e lo seleziono, vedete che il punto 0 è diventato di colore verde, quindi ora, mentre quando cliccavo sul punto si selezionavano tutti i punti della lista, ora è selezionato soltanto lo 0. Perché proprio lo 0? Perché nell'indice qui vediamo che di default c'è un valore pari a 0. Ma se io quindi se vado a creare un number slider con 9 numeri e lo collego all'item, quindi se qui dentro metto ad esempio il numero 4, vedete che si seleziona il puntino 4. Se metto 0 si seleziona 0, quindi
a secondo del selettore che vado a mettere. Se mettessi 10 non si selezionerebbe nessuno perché non esiste il numero 10, quindi vedete che si seleziona soltanto il punto, diciamo, di cui ho bisogno. Un altro componente utile alla gestione delle liste è il reverse list, quindi lo inserisco e lo posiziono qui. In questo momento voi vedete che i numeri partono qui da basso sinistra, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, che sarebbe la sequenza con la quale io ho inserito i punti nella scena. Se questi punti li collego al reverse list e poi li collego al point list, ora vedete che la sequenza si è invertita, quindi il parametro che prima era 0 è diventato 9, quello che prima era 9 è diventato 0 e ora la sequenza è contraria e opposta a quella con la quale ho inserito i punti. Quindi questo qua è il componente reverse list che serve ad invertire una lista di punti. Un altro componente utile è shift list. Shift list di solito viene sempre collegato ad un number slider, qui in questo parametro S. Ora se collego il punto a questo e questo, ora vedete che mentre prima la sequenza partiva da 0 e andava in quest'ordine, ora abbiamo uno slittamento della lista di un punto, di un posto, dato da questo valore del number slider, quindi lo 0 da qui è passato qui, più aumento questo elemento, ora vedete che lo 0 è passato al secondo posto, al terzo posto, al quarto posto. Tutti questi componenti sono utili per poter ordinare la sequenza di punti secondo dei criteri che poi dipendono un po' da quello che noi dobbiamo fare. Quindi lo shift list sposta la lista di una quantità data da questo parametro shift. Un altro componente utile legato alle liste è split list. Questo split list permette di spezzare una lista in due parti in un punto ben preciso. Cioè, che cosa vuol dire? In questo momento se io clicco, diciamo, sul componente point si selezionano tutti i punti. Ora prendo un number slider e lo imposto a 5 e lo collego a questo elemento, poi collego i punti a questa lista e apparentemente sembra che non è successo niente, ma se vado a duplicare questi punti e collego con A i primi punti e con B i secondi punti, selezionando questi punti, vedete che si selezionano tutti i punti da 0 a 4. Se seleziono questo, si selezionano tutti i punti da 5 a 9, quindi vuol dire che la lista è stata spezzata in due parti da questo numero, quindi questo numero indica il punto in cui lui deve spezzare la lista, quindi dopo 5 elementi lui ha spezzato la lista. Se vado a muovere questo, quindi metto ad esempio 7, questi punti sono soltanto 3, mentre invece questi qui sono 7. Quindi il componente split list separa in due una lista. Il prossimo componente per la gestione delle liste non lo troviamo nel pannello liste ma nel pannello sequenza e sarebbe questo qua, call nth. Posizioniamolo in una zona dell'area di lavoro
colleghiamo i punti a questi elementi e colleghiamo questo a questi altri elementi. Ora, come possiamo vedere, alcuni di questi punti è scomparsa la lettera, diciamo perché questo componente che cosa fa? All'interno di questo n abbiamo un valore pari a 2. Lui praticamente che fa? Ogni due componenti va a effettuare una eliminazione dalla lista dell'elemento. Ovviamente noi anche qui possiamo creare un number slider, lo possiamo collegare a questo e quindi andando a giocare con questo parametro possiamo dire ogni quanti elementi, quindi in questo caso il terzo viene eliminato, qui il secondo veniva eliminato e poi successivamente gli altri rispettando sempre la stessa sequenza.